Il livello degli autobus da Cartagena qui è decisamente peggiorato. Tutto lungo alla nostra sinistra non si vede, c'è il Rio Magdalena, uno dei fiumi più grandi della Colombia. Un sacco di traffico, ma non così tanto in realtà. Cioè, c'è ma non troppo. O c'è o non c'è? Un poco di traffico. Camion su camion con altri camion. Wow. Scappo! Ragazzi, noi ci abbiamo provato, però Shakira non c'era. Ho detto io non ci sono e c'era Sofia Vergara. Quindi questo ci dobbiamo tenere. Ci dobbiamo tenere Sofia Vergara. Shakira stava più sotto, ha detto che non c'era. E Sofia, io ci sono. È una famosissima negli Stati Uniti e quindi hanno fatto una statua. Però Shakira c'è, ve la facciamo vedere? Oh, comunque anche Sofia Vergara è bella rifatta, beh, grazie. Forse molto. Oh, gli hanno fatto gli zigomi rinfatti, più di tutto. Shakira, secondo Porca me. vacca. Sofia bella. Oh. Siamo vicini a Shakira, ragazzi. L'abbiamo trovata. È molto bella la statua, però non è illuminata. Fossi in Shakira mi sarei un po' arrabbiata che quella di Sofia Vergara è tutta illuminata e la sua no. Poi la gente si fa foto così. Mamma mia, sì. Ma è orgoglio nazionale, Sì. Diciamo che se qua ti fanno una statua di qualcuno la gente si fa una foto, la verità. Ancora di più se Shakira. È un po' come essere in Vietnam, in Colombia, la gente adora farsi le foto vicino a cose, robe dove ci sono le cornici, cioè proprio piace sta cosa. Buongiorno signori! Direttamente dal Malecón di Barranquilla, dove abbiamo trascorso la serata, la nottata molto movimentata. Siamo andati anche al Decathlon. Calcolate che in Colombia ci sono solo 4 Decathlon in tutta, o 5 comunque, tutti concentrati nelle principali città e basta. Quindi ne abbiamo approfittato per comprare una delle cose che ci servivano e che forse vi faremo vedere solo se faremo queste cose, perché siamo un po' scaramantici. Non vi abbiamo fatto vedere molto del Malecón perché ieri sera poi eravamo veramente stanchi, che è dove avete visto la statua di Shakira e di Sofia Vergara. Comunque il Malecón, dicevamo ieri, che è questa passeggiata lunghissima è davvero una cosa molto bella che hanno fatto qui a Barranquilla. È davvero bella perché è una cosa che ci voleva nella città per poter far sì che tutti avessero un posto in comune, che è meglio questo posto per fare sport. Ci sono tutti campi da calcio, baseball, beach volley, anche palestre all'aperto e quindi è molto carino, viene molto usato. Praticamente stanno ancora facendo un sacco di lavori, vabbè poi c'è polizia, è molto controllato, molto sicuro e tutto qui sono chilometri dove uno può correre, camminare, andare sui pattini, quello che si vuole, andare in bici, quello che è. È una cosa che abbiamo visto, cioè che ci hanno detto essere recente ed è tutto veramente perfetto, tenuto pulito, tenuto benissimo. Poi noi standoci di notte vi possiamo davvero dire com'è, nel senso che è sicurissimo. E una cosa curiosa è che si affaccia non sul mare, ma quello che vedete alle nostre spalle è il fiume Magdalena, che viene utilizzato anche per trasporto di merci e va giù verso l'entroterra. E ieri sera siamo andati lì, no, a fare una passeggiata, c'erano tutti questi uccelli tipo aironi, gru, così, che si facevano trasportare sul fiume da queste isole di piante che si muovono nell'acqua. Figo, cioè molto particolare, devo dire. Comunque non abbiamo dormito benissimo, però molto sicuro, quindi lo consiglieremmo. Siamo comunque d'accordo con i commenti che hanno lasciato sull'app iOverlander che utilizziamo qui
in Colombia per trovare i posti dove dormire, perché il punto è trovare posti sicuri. Poi certo, alle 4 del mattino c'era già gente che correva e fino all'1 di ieri sera c'era gente che faceva abbastanza casino, però bisogna avere un po' di pazienza in questa vita on the road, quindi questo è. Questa mega rotonda dove finisce si chiama Aleta del Tiburon, che sarebbe la pinnetta dello squalo, pinna dello squalo. E vedete qui chi vende cocco, chi vende cose varie, così. Carino, molto carino. E qua finisce, ci si può parcheggiare la macchina, fare tutto il giro e andare a correre. Oh, i colombiani sono super, super sportivi, non ne avrei mai detto. Questa è la parte della Troncal che praticamente di qui abbiamo la Ciénaga e quindi acqua dolce, e di qui abbiamo il mare. E sono tanti chilometri, tutte dritte, 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 dritte. Il mare è molto forte qua. Adesso andiamo a Santa Marta. Non vi abbiamo detto che praticamente andremo a fare una cosa speciale e difficile, ma per farla prima ci fermeremo un paio di giorni e dovremo lasciare il van per qualche giorno, e abbiamo trovato un posto ideale per lasciarlo, che sarebbero le case dove vanno a fare le vacanze i militari della Marina, nello specifico colombiani. Qui nello specifico andiamo a Santa Marta, dove c'è il cugino di Victor. Siamo finalmente raccomandati nella vita, una volta c'avevo. E praticamente loro ci possono tenere il van e ci fanno anche dormire lì in questi giorni, quindi andiamo da loro. Deve essere tipo una specie di villaggio turistico per soldati, quindi sarà un po' strano, però comodo. Ma qua ha piovuto, ha diluviato qui. Sì, là no? Assurdo. Cioè ragazzi, abbiamo fatto 20 metri. Cioè, qui ha diluviato. E dove eravamo noi? No, ma tipo qui dietro queste case. No, vabbè, assurdo. Santa Marta è tutta laggiù. Buenas. Buenas. Ustedes son los familiares del jefe García. Sí, señor. Frente al hotel están los parqueaderos. Allá lo puedes dejar el vehículo en un techito y no le pasa nada. Bueno, señor. Perfetto, grazie. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bueno. Gracias a Dios. Valero. ¿Llegando qué? Sí, señor. ¿Lo vio? Gracias. Hágale. Grazie. Buenas. Buenas. Gracias. Credo che ci possiamo mettere dove vogliamo. Sì, però... Vicino alle macchine. Cioè, si è detto dove ci sono il techo, però noi in realtà non ci stiamo. Guardate dove vi portiamo. Sembra di essere in Asia. Allora, è pieno di animali. Abbiamo visto già 4, 5, 6 iguane. Laggiù c'è un pavone. E lì.
E tutto questo, là è Juanito, e tutta questa è questa casa dei militari dove fanno le vacanze. Cosa c'è? Pienissimo di iguane. E lì ci sono un po' di anatroccole, galline. Ok, quella lì che sto inquadrando si chiama guacciaraca. E invece questa è una femmina di pavone. Oh, un pavarito. Un loro grande, un pappagallone, anzi due. Hola. Hola, come stas? ¿Quiere comer? Hola. Ciao bellino. Un piccolo scoiattolo colombiano. Oh, è corso via. Abbiamo un nuovo amico. Oh. Si è messo sui pannelli ora. Oh, che carino, guarda, è giallo. Allora, ha cercato di picchiettare il vetro davanti, poi si è messo sullo specchietto, mo speriamo che non picchietti i pannelli. Cosa pensa che siamo? Boh. Ieri ci hanno tirato una pietra. Hai visto se ci hanno per caso fatto un segno? No, era qui. No. Siamo andati a vedere la piscina. Molto bella e penso che ci sono ben 3 piscine, penso che ci andremo a fare un bel bagno. E direi che ce lo siamo meritati. Siamo ufficialmente dei militari, guardate, abbiamo comprato le cuffiette della sede vacacional Trupillos, che è il nome di questo posto, no? Perché sono obbligatori. Questa è la piscina, guardate la cosa più figa di tutte, il barista e la signora che può bere e ordinare al bancone mentre sta nell'acqua. Top! Oddio! No, ma cosa stai facendo? Non te la puoi mettere così. Avete mai sentito un pavone? Guardatene uno lì sopra. Ma senti che rumori fanno. C'è un rosso dietro. Senti. Pavoni intorno a noi. Che cazzo? Se lo fanno stanotte mi spavento. Sicuramente lo fanno perché stanno a chiamare altri. Però ci sono poche femmine perché sono dentro. Meno male, direi. Perché se c'erano le femmine, questi qua fanno un casino della Madonna, e poi trascinano la coda, le piume. le piume. Meno male che non ci stanno le femmine, stanno là. Guardate Juanito sotto un cielo rosa. Ah, noi sempre giornate diverse abbiamo. Sempre. Ieri stavamo in un posto proprio che a dir poco, l'abbiamo pagato 65.000 pesos, Cioè che sono 14 euro. 13 euro Cioè, più o meno. qua è tutto gratis. Porca miseria, qua è vigilato dai militari. Ma perché tuo cugino? Qui c'è la piscina gratis. Perché tuo cugino? Però pensare che no, la vita, no? Come ti porti? Ieri stavamo là. Ieri stavamo di merda, in un posto pagato, brutto. adesso gratis, con e piscina, oggi siamo bagni, stati tutto quello che vuoi. Sì, infatti è bellissimo, bellissimo. Buongiorno ragazzi, dopo la prima serata dentro alla casa vacacional dello Trupillos, ormai siamo dei soldati praticamente. I Trupillos che sono? I Trupillos sono, io pensavo fosse tipo legato alle truppe, una roba tipo armata, invece no, sono questi alberi qui, tipici di questa zona della costa, di Santa Marta proprio. E sopra questi alberi è pieno di pavoni bellissimi. Abbiamo dormito bene, un po' caldino, stamattina già 30 gradi tipo alle 6. Sì, ma perché il sole picchia forte da lì e quindi abbiamo messo pure il tendalino. E quindi abbiamo messo il tendalino proprio così in maniera. Qui in Sud America si può fare, dai, non ma ci poi sono qua regole. è un parcheggio dove siamo noi, dove non c'è nessuno, non diamo fastidio a nessuno, quindi l'unico problema è che stasera arrivano 1200 persone per una festa qui. Perché stanno per fare un concerto qua. Quando qua si dice che si sta per fare una festa e si avvisa pure, vuol dire che sarà una festa rumorosa. Sì. Cosa succederà? Che noi ci dovremo spostare dall'altra parte all'ombra e allora adesso lo lasciamo al sole a caricarsi le batterie perché eravamo scarichi. Ieri siamo stati col cugino di Victor fino alle 2 per quello che doveva essere una birretta, sono state tante birrette. Stamattina abbiamo deciso di andare a Santa Marta. Andiamoci qua.
siamo proprio a Santa Marta, siamo tipo a 2 chilometri. Io voglio andare a visitare il museo dell'oro, perché deve essere particolarmente carino, ho letto, questo museo dell'oro. Fare un giro per Santa Marta, per quello siamo tutti carini vestiti così. Poi nel pomeriggio tornare, e qui c'è la piscina, quindi ci toccherà farci un bagno. Certo. Ceneremo probabilmente con suo cugino, staremo suo cugino. Avremo ancora domani qui. Ci sarà anche un concerto, quindi non so che cantanti porteranno, però andremo a scroccare lo stesso. Beh sì, saremo qua, quindi faremo parte, cioè parteciperemo anche noi alla festa. Sì, adesso vi facciamo vedere un po' di Santa Marta, stiamo aspettando il taxi, speriamo che sia carino, che oggi non piova, che sia così, perché siamo... Sì, no, vabbè, adesso il cielo è bellissimo. Piccola parentesi per farvi capire, a volte ieri c'era una coppia che ci guardava, mi fissava malissimo a me. E io dicevo, minchia che palle, questa gente che ti fissa, perché dovete sapere che ci sono situazioni in cui magari io, che mi si vede molto straniera, mi guardano le persone ma proprio intensamente, e può essere pesante, o a volte è pesante. E questi due mi fissavano, ma un po' con lo sguardo un po' incupito così, no? Tipo che cazzo ci fa questa qui, ecco, detto proprio. E invece stamattina le stesse persone con un'altra coppia di amici sono venuti a vedere che noi viviamo nel van e ci hanno chiesto informazioni, ci hanno addirittura filmato, fatto un video in cui parliamo, a te che io parlavo con la moglie, quindi vedete che alla fine a volte uno pensa che la gente ti guarda male e invece in realtà è curiosità e magari non hanno il coraggio di venirti a chiedere qualcosa. Sì, no? sì. Quindi no, volevo condividerlo perché a volte io penso, mamma mia, che pesante è in certi ambienti per me. Ma invece sono così. curiosi. E invece poi a volte, non sempre, a volte sono curiose le persone e quindi è piacevole, perché alla fine in viaggio è bello, no? Conoscere queste persone è la cosa più bella. Immagina una montagna che i popoli indigeni chiamano il cuore del mondo. Dalla Sierra Nevada di Santa Marta i fiumi scendono al mare e le storie risalgono fino a qui. La Casa dell'Aduana, oggi Museo dell'Oro Tairona della città. Questo edificio coloniale, uno dei più antichi di Santa Marta, fu costruito nel 1700 e nei secoli ha avuto molti volti. Fu sede doganale durante l'epoca coloniale, quartier generale militare, municipio e persino residenza temporanea del libertador Simón Bolívar, che qui venne vegliato in camera ardente dopo la sua morte nel 1830. Nel museo si scoprono molte curiosità sul Parque Tayrona, che oggi si conosce per essere il più turistico e famoso del paese, ma che qui scopriamo essere molto più di questo. Il parco fu istituito nel 1964 per proteggere la sua eccezionale biodiversità. I Tairona abitavano la Sierra Nevada molto prima dell'arrivo degli spagnoli. Costruivano città in pietra, coltivavano con sistemi terrazzati e realizzavano raffinati oggetti d'oro, ceramica e pietra. Per i Tairona l'oro non era una ricchezza da accumulare, era un ponte tra il mondo umano e quello spirituale, un materiale capace di incarnare il potere, la conoscenza e l'armonia con l'universo. Credevano che l'oro avesse origine solare. Per questo i capi spirituali e i leader comunitari lo portavano nei rituali non per ostentazione, ma per trasformarsi simbolicamente e parlare con il mondo degli spiriti. Le opere d'oro Tairona venivano realizzate con una tecnica antichissima e ingegnosa: la cera persa. Gli artigiani modellavano ogni figura in cera d'api, poi la ricoprivano di argilla e la riscaldavano. La cera colava via lasciando uno stampo cavo che veniva riempito con metallo fuso. Questa tecnica permetteva di creare forme tridimensionali complesse: piume, beccucci di uccelli, corpi umani e figure mitiche. Molti ornamenti rappresentano animali totemici. Indossare questi oggetti era come indossare uno spirito, incarnare il potere durante cerimonie sacre o rituali di passaggio. Tra i manufatti più enigmatici di Tairona c'è la figura conosciuta come Ombre Murcielago, l'uomo pipistrello. Per i Tairona i pipistrelli erano messaggeri tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, creature notturne capaci di muoversi nel buio, dove gli esseri umani non possono vedere. Rappresentavano la trasformazione e il rinnovamento, perché ogni notte muoiono scomparendo alla luce e rinascono al calore del sole. Il museo racconta anche il momento in cui tutto cambiò per sempre. Nel 1525 gli spagnoli arrivarono e fondarono Santa Marta, la prima città stabile del territorio colombiano.
Ma oggi sulla Sierra Nevada di Santa Marta vivono ancora i discendenti diretti dei Tairona, i Kogi, gli Arhuaco, i Wiwa e i Kankwamo. Vivono in piccoli villaggi isolati, coltivano in armonia con i cicli naturali e tramandano oralmente saperi millenari su piante, terra e stelle. Al centro della loro società ci sono i Mamos, guide spirituali e custodi dell'equilibrio cosmico, che dedicano anni al silenzio e alla meditazione per diventare ponti fra gli uomini e la natura. Per loro, ogni azione umana ha conseguenze sul mondo naturale. Prendere qualcosa dalla terra richiede sempre restituire qualcosa in cambio, in un dialogo costante di rispetto da cui dovremmo imparare molto. Pomeriggio in piscina, interrotto dal diluvio. Sta piovendo un botto e tra l'altro stanno organizzando una festa qui. Oddio! Che è tutta all'aperto, penso che già con la sabbietta su cui si posano le cose sia diventato già un lago. Noi abbiamo spostato il van in tempo, anche se non è che dove siamo noi è molto, però è meglio di dove eravamo prima. Perché ragazzi qua, cioè quando piove, ma diluvia proprio. Dove è Juanito? No, è dall'altra parte. Guarda già come è diventato. Juanito è qua. No, è dall'altra parte.